Oggi stiamo andando alle miniere di sale di Wieliczka. Abbiamo deciso di andare per i fatti nostri, nel senso che io ho comprato i biglietti per l'entrata direttamente sul loro sito web. Stiamo andando invece a prendere il treno che ci porta direttamente lì, che saranno sui 40 minutini più o meno di percorso, e pare che siano delle miniere molto belle da non perdere quando vieni a Cracovia. La cosa fighissima di Cracovia, che a me piace un sacco, è che è super organizzata. Tipo, noi ora siamo qui seduti alla stazione e non sappiamo dove prendere i biglietti, no? E abbiamo scoperto che anche in questi treni il biglietto tu lo puoi comprare dentro il treno direttamente, come i tram, come i bus, come tutto. C'è proprio la macchinetta e tu compri tutto lì, senza dover sbatterti, andare a fare e disfare. Eccoci qua, biglietto preso, l'avevo preso con il controllore direttamente, puoi prenderlo anche nelle macchinette, però c'era e l'abbiamo fatto più velocemente. 26 zloty, che sarebbero 6 euro. Eccoci qua, appena arrivati alle saline di Wieliczka di Cracovia, però prima di entrare, perché abbiamo il tour prenotato all'1:15, andremo prima alla torre di gradazione. Carina, tutto questo che vedi qui, che non so se si vede, ci sono delle goccioline, è sale. Ah sì? Eh sì, è sale. Quando vieni qui in questa torre, qui dice: potrai migliorare il tuo stato d'animo e caricarti di energia positiva, soprattutto se fai parte di coloro che quotidianamente fanno a gara contro stress e stanchezza. Ad ogni respiro potrai sentire come le tue vie respiratorie si purificano. Ti sentirai subito meglio, soprattutto se vivi in un grande agglomerato urbano e sei costantemente a contatto con l'aria inquinata. Chissà di chi stiamo parlando, so che si può entrare là dentro, quindi andiamo. Ma quanto dura questo effetto di purificazione? No, bello. quello che devi venire tutti i giorni. Tutti i giorni, certo. Vengo tutti i giorni alle miniere, alla torre di gradazione, ok? Mi sa che oggi faremo un bel po' di scale, perché anche nelle miniere so che si fanno tante scale e bisogna scendere giù, quindi. L'acqua! Ma guarda che carino! Mi sa che si può salire anche lì su. Ti stai purificando? Respira con me. Sa sale, sì. Vai. Vai che vieni a Milano, devi purificare. Poi vieni da Città del Messico, minchia ne è da purificare tu. Rimani qua, ti lascio qua. Sì, qua rimane tranquillo. Ti giuro che se ti tocchi la mano, vedi, ecco, vedi? Tutto sale? Sì, sono piena di sale anche qua. Purifica anche la pelle allora. Mamma mia. Ok, stiamo salendo e andando nell'ultimo piano. Aiuto! C'è un po' di vento. Solo un po' di venticello. Pizzica. Qua fa freschino. Ok, il nostro giretto qui di purificazione interna ed esterna l'abbiamo fatto. Ora è il momento di andare a fare il nostro tour delle saline di Wieliczka. Le miniere di sale di Wieliczka non sono solo famose in Polonia, ma sono uno dei siti sotterranei più spettacolari al mondo. Queste qui sono le mine che andremo a vedere oggi.
Sono giusto un po' sottoterra. Scenderai a oltre 135 metri di profondità in un labirinto di tunnel e camere scolpite interamente nel sale. Queste miniere sono state utilizzate per l'estrazione del sale dal XIII secolo fino al 1996, ma oggi sono un vero e proprio museo sotterraneo e patrimonio dell'UNESCO. Prima di iniziare il tour però preparati perché dovrai scendere centinaia di scalini e fidati, sembrano non finire mai. Sì, se sei claustrofobico, ciao. Infatti 2 ragazzi sono subito tornati indietro proprio per questo motivo, quindi se sei claustrofobico non credo che sia l'attività adatta a te. Interminabili. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo sul primo livello della miniera, è situato 64 metri sotto il livello del suolo. La visita sarà finita sul terzo livello della miniera, ora finiamo 135 metri sottoterra. No, adesso buona notizia dopo la visita, certamente che saliamo sull'ascensore. La visita dovrebbe durare anche più o meno 2 ore, dipende pure dal traffico. E poi è tutto forse per adesso. Vabbè, già da qui si capisce che la nostra guida è un personaggio. Iniziamo a camminare e ci ritroviamo subito circondati da tunnel e stanze scolpite nel sale. Già da qui iniziamo a vedere le prime sculture e ti dirò di più, pure il pavimento è fatto di sale. Si vede che c'è sale dappertutto, sì, dai pavimenti fino ai soffitti. Durante tutto il percorso chiaramente le guide ti spiegano tutta la storia delle miniere, come venivano usate e come lavoravano i minatori. E se sei fortunato ad avere una guida come la nostra, beh, ti dirà anche di provare il sale presente nelle pareti. Questo bianco potete assaggiare, sconsiglio colorato, questo qui è pieno di ruggine. Solo a chi manca ferro nel sangue, va bene uguale. Sale. Sale puro. Sale puro. Un consiglio, purtroppo le guide non hanno microfoni, quindi spesso appena finiscono di raccontarti qualcosa camminano velocemente verso la prossima stanza o il prossimo punto da mostrarti. Penso per permettere agli altri gruppi di entrare ed evitare il traffico. Però ecco, se non vuoi perderti nulla, devi davvero stare appiccicata a loro, perché in alcune stanze, soprattutto quelle più grandi, a volte si sente davvero poco e sarebbe un peccato perdersi certe informazioni. Scendiamo ancora e arriviamo nella basilica di Santa Kinga, la protettrice dei minatori. Praticamente è una basilica fatta tutta di sale, dalle statue ai lampadari. Dice che ci sono 600 pezzi di sale lì. E lì c'è anche l'ultima cena, l'unica al mondo a 100 metri sottoterra. Non è finita qui. La nostra guida ci ha detto che questa basilica è ancora attiva. Ogni domenica alle 7 del mattino gli abitanti di Vischia, adesso è difficile c'è sto nome, vabbè, gli abitanti di questa città dove si trova la miniera possono venire qui e partecipare alla messa, ma anche i turisti. E ha detto anche che si celebrano i matrimoni, solo che giustamente ha detto sono matrimoni un po' salati. Comunque c'è da dirlo, è impressionante pensare che tutto questo sia stato creato da minatori che hanno lavorato per secoli in queste gallerie, è veramente qualcosa di pazzesco. Il tour finisce qui, praticamente la guida ci ha lasciato qui perché dice che possiamo continuare soli, ci sono delle altre stanzettine e poi bisogna sempre aspettare un'altra guida per uscire dalla miniera. Alla fine del tour c'è anche un ristorante, se vuoi, un buffet che non è neanche carissimo, anzi, dove ti danno tipo un piatto gigantesco. 32 euro per tutto. 32 euro questo qua. Quindi sostanzialmente tu puoi trascorrere tutto il tempo che vuoi qui. Poi, quando decidi di risalire in superficie, basta che aspetti un'altra guida che ti accompagna all'uscita. Come ci avevano detto dall'inizio, si prende chiaramente l'ascensore. Ma sappi che non è un ascensore qualunque. No, sir. Thank you. Ok. Oh, mamma. Sta chiquito. È minuscolo, ci entrano solo 8-9 persone tutte ammassate e va su super veloce. Thank you. Nessuno dice che non
Thank you, sir. Divertente, ma bello intenso. Ultimo giorno a Cracovia, ora stiamo andando a vedere il castello di Wawel. Ti voglio spiegare al volo una cosa che mi sarebbe piaciuto sapere prima di visitare la collina del Wawel, che è tutta questa qui. Il complesso del castello è piuttosto grande, ci sono diverse cose da vedere e ovviamente bisogna comprare i biglietti, solo che per noi la cosa non è stata subito chiarissima. Se vuoi infatti visitare la cattedrale del Wawel, che è questa qui, devi acquistare i biglietti esattamente in questo punto. In teoria c'è una biglietteria, ma quando siamo andati noi era chiusa. Per fortuna però c'era una macchinetta automatica dove puoi comprarli. Noi per 2 persone abbiamo pagato 46 zloty, che ad oggi sono circa 11 euro. Per tutto il resto del complesso invece i biglietti vanno comprati in questo edificio. Qui trovi una vera e propria biglietteria dove ti propongono diversi pacchetti o biglietti singoli per visitare il castello, tranne appunto la cattedrale. Noi, avendo poco tempo, ci siamo fatti consigliare e ci hanno raccomandato il secondo piano del castello, il tesoro del re e il lapidarium. Poi io avrei voluto anche aggiungere la grotta del drago. Solo che d'inverno questa grotta viene chiusa perché si ghiaccia e quindi è troppo pericoloso per i turisti, si scivola e purtroppo quella non la possiamo vedere. Quindi in ordine noi abbiamo iniziato dalla cattedrale di Wawel. Costruita nel XIV secolo, è uno dei luoghi più importanti della Polonia ed è simbolo della storia e della cultura polacca. Qui sono stati incoronati i re di Polonia e molti di loro sono anche sepolti nella cattedrale. Purtroppo all'interno non si possono fare né foto né video, ma salendo in una delle sue torri si può nuovamente filmare. Qui si trova una delle campane più grandi del mondo. Si dice che le persone che toccano il cuore di questa campana, quindi il pendolo, se esprimono un desiderio, questo desiderio si avvererà. Si dice sia stata fatta con il ferro dei cannoni, che pesi 11 tonnellate e venga fatta suonare solo in occasioni speciali. Servono 10 persone per muoverla e il suo rintocco si sente fino a 12 km di distanza da Cracovia. Bellissimo. C'è un campanile bellissimo, la campana è strepitosa, la campana è gigantesca. Il desiderio l'abbiamo espresso, io sì, tu sì. Quella però non vale, non ti dà nessun desiderio quella, eh? Non è che tocchi tutte le campane, c'hai 100 desideri gratis qui, Cioè, uno, non esageriamo. Il biglietto per la cattedrale includeva anche l'ingresso al museo della cattedrale, dedicato a Giovanni Paolo II, che si trova proprio di fronte. Nel museo ci sono oggetti personali del Papa, come le sue vesti da messa e altre cose legate alla sua vita a Cracovia, dove ha vissuto prima di diventare Papa. In realtà nel biglietto c'era incluso anche il museo arcidiocesano, ma non ci interessava e poi si trovava fuori dal complesso. Piuttosto siamo andati a vedere il secondo piano del castello di Wawel, dove si trovano le camere reali. Queste stanze erano usate dai re di Polonia e dalla loro corte. Le sale sono arredate con mobili d'epoca, tappeti e opere d'arte. Abbiamo anche visitato la sala dei deputati, un luogo dove il re riceveva le ambascerie e emetteva le sentenze. Era anche chiamata sala sotto le teste perché nel soffitto sono visibili teste scolpite in legno risalenti al 1540. E poi non potevo perdermi l'occasione di diventare regina, indossando una corona e lo scettro. Dopo il Castello 2 siamo andati al Lapidarium, dove ci hanno dato le audioguide gratuite. Direi meno male, perché vedere delle pietre così senza contesto è davvero tosta, In breve, qui si trovano pietre scolpite, frammenti di sculture ed elementi architettonici che raccontano la storia del castello. Alla fine del percorso, che non dura tantissimo, ci sono anche delle pietre incise con i nomi dei donatori che hanno contribuito al restauro e alla conservazione del castello. Da qui poi passiamo all'ultima tappa consigliata dalla biglietteria, il tesoro della corona. Qui troviamo gioielli, scettri, spade cerimoniali e altri oggetti simbolici utilizzati dai re nelle incoronazioni e nelle cerimonie ufficiali. Diciamo che è un'area che racconta la storia e la grandezza della monarchia polacca. Abbiamo fatto tutto. È stato lungo,
Un po' sì. Figurati con l'audioguida o una guida, ovviamente diventa molto più lunga la cosa e non avevamo il tempo necessario. Teo, ti ricordi che ti ho detto che esisteva un'altra leggenda però sul drago di Cracovia? Sì. Ecco, si dice che c'era una volta un drago che viveva in questo castello che terrorizzava tutta la città e che il re decise di promettere a chi l'avesse ucciso sia la figlia in sposa che metà del regno. E secondo te chi l'ha ucciso? Boh. L'ha ucciso un calzolaio e come l'ha ucciso questo drago? Picchiandolo. No, ha preso una bella pecora, l'ha riempita di zolfo, il drago se l'è mangiata e poi gli è venuta troppa sete. E quindi, siccome era troppo assetato, si dice che si sia bevuto tutto il fiume Vistola e che quindi dall'essere troppo gonfio di acqua sia esploso. Così è morto. Così. È il calzolaio ricchissimo. Super ricco. E oggi il drago ti aspetta all'entrata del castello di Cracovia e sputa fuoco ogni 5 minuti. Il drago non sputa più fuoco. È andato un attimo, è andato in pausa. In vacanza. È andato in vacanza, è andato in letargo. Quindi niente, questo qui è il drago. Se vieni in un periodo che non sia fra ottobre e aprile, sputa fuoco. Questa è la caverna del drago che io avrei voluto fare, ma che dicono che non si può fare perché in inverno si ghiaccia tutto e c'è pericolo che si scivoli. Quindi per proteggere i turisti, né il drago né la caverna funzionano. Vabbè, è finita qui, il nostro viaggio a Cracovia è finito. Ora noi dobbiamo andare in aeroporto a prendere il nostro aereo. Devo essere onesta, a me Cracovia è piaciuta molto, è molto carina, si visita molto velocemente e credo che sia anche un po' sottovalutata dal punto di vista turistico, nel senso che ci sono molti meno turisti rispetto ad altre città che abbiamo visto e secondo me vale la pena, a parte che il drago non sputa fuoco, ma vabbè, non è un problema. Ci vediamo al prossimo video, ciao!